Sotto i tuoi piedi, in questo esatto momento, esiste qualcosa che gli archeologi non vogliono spiegarti. Una rete di tunnel, scavata nella roccia, perfettamente ingegnerizzata e vecchia di almeno 12.000 anni. Migliaia di chilometri di corridoi sotterranei, distribuiti in continenti diversi, costruiti da civiltà che, secondo la storia ufficiale, non avrebbero mai potuto comunicare tra loro. Eppure hanno lasciato le stesse impronte, le stesse tecniche e in alcuni casi anche le stesse esatte misure. Oggi ti mostrerò 6 di questi tunnel. Alcuni sono stati scoperti per caso, altri, dopo essere stati esplorati, sono stati sigillati per sempre. Guarda fino alla fine, perché è il segreto meglio nascosto della storia dell'umanità. Quando pensiamo agli antichi, li immaginiamo primitivi, con strumenti rudimentali e tecnologia limitata, organizzati in società semplici. Ma negli ultimi 50 anni, le scoperte archeologiche hanno iniziato a raccontare un'altra storia. Città intere costruite a decine di metri sottoterra, tunnel scavati con una precisione che neppure oggi sarebbe semplice replicare, sistemi di ventilazione che funzionano dopo migliaia di anni. E la parte più inquietante è che molte di queste strutture si trovano in continenti diversi, condividendo caratteristiche identiche. Com'è possibile? Chi li ha costruiti? E soprattutto, da cosa stavano cercando di nascondersi? Iniziamo. Tunnel 1. Derinkuyu, Turchia centrale, Cappadocia, 1963. Un uomo sta ristrutturando la sua cantina. Demolisce un muro e dietro quel muro trova un passaggio. Un corridoio che scende verso il basso e continua a scendere e scendere ancora. Quella scoperta accidentale rivela Derinkuyu, la più grande città sotterranea mai trovata. 18 livelli, 85 metri di profondità, spazio sufficiente per 20.000 persone, con stalle, scuole, cappelle, magazzini e un sistema di ventilazione con oltre 50.000 condotti ancora funzionante. Ufficialmente la città risalirebbe a circa il 1400 a.C., ma alcuni strati più profondi potrebbero avere ben oltre 12.000 anni. Un'epoca in cui, secondo la storia ufficiale, non esistevano civiltà organizzate. E allora chi ha scavato tutto questo? E perché costruire un'intera città sottoterra? Alcuni ricercatori parlano di rifugio, un rifugio da qualcosa che veniva dall'alto. Tunnel 2, sotto la Grande Piramide, Egitto, Piana di Giza. La Grande Piramide sembra solida, imponente, immutabile, ma sotto di essa esiste un mondo nascosto. Negli anni 70 sono stati scoperti tunnel e cavità che si estendono sotto la piana e nel 1993 un piccolo robot esplora un condotto interno della piramide. 65 metri nel buio. Poi si ferma. Davanti a sé una porta di pietra con maniglie di rame proprio dentro la piramide. Anni dopo, un altro robot supera quella porta e trova un'altra camera e un'altra porta ancora. Nel 2017 la tecnologia Muoni rivela una cavità gigantesca sopra la grande galleria. Una stanza segreta. Rimasta nascosta per 4.500 anni, cosa c'è ancora lì sotto? E perché molte esplorazioni sono state improvvisamente interrotte? Tunnel 3, Ecuador e Perù, America del Sud, 1969. Juan Moritz sostiene di aver trovato una rete di tunnel enorme sotto la foresta amazzonica. Corridoi perfettamente lisci, angoli retti, sale immense e una presunta biblioteca di tavolette metalliche. Nel 1976 viene organizzata una spedizione ufficiale. Tra i partecipanti anche Neil Armstrong, sì, proprio l'astronauta. Perché tanto interesse? Alcuni membri confermano anomalie, altri negano tutto. Ma sotto Cusco esistono tunnel chiamati Quincanas, e uno di questi fu sigillato nel 1923, dopo che un esploratore non fece mai più ritorno. Se questi tunnel non sono naturali, e se non sono stati scavati dagli Inca, allora chi li ha costruiti? Tunnel 4. Yonaguni, Mar del Giappone, 1986. Un subacqueo scopre una struttura sommersa. Muri diritti, scalini, tunnel ad arco. Il monumento di Yonaguni. Secondo alcune stime, sarebbe stato sopra il livello del mare oltre 12.000 anni fa, lo stesso periodo di Derinkuyu. Coincidenza o traccia di una civiltà precedente all'ultima era glaciale? E se queste strutture sommerse fossero collegate tra loro? Tunnel 5.
Hull. Saflieni, Malta, 1902. Un crollo accidentale rivela un complesso sotterraneo. 3 livelli, camere scolpite nella roccia, acustica perfetta, 7.000 resti umani ritrovati. E tunnel ancora più profondi, non accessibili al pubblico. Ufficialmente per motivi di conservazione. Ma alcuni sospettano che non sia l'unica ragione. Tunnel 6, Bosnia, Visoko, 2005. Sotto colline considerate naturali vengono trovati tunnel. Blocchi di pietra lavorati, strutture regolari, passaggi che collegano diverse piramidi. Alcune datazioni suggeriscono un'età superiore ai 20.000 anni. Un periodo in cui l'Europa, secondo la storia ufficiale, era abitata solo da cacciatori nomadi. E allora chi ha costruito quei tunnel? Turchia, Egitto, Perù, Giappone, Malta, Bosnia, continenti diversi, epoche diverse, storie diverse. Eppure date simili, strutture simili, tecniche simili. Alcuni ricercatori hanno messo tutto su una mappa e, collegando questi punti, emerge uno schema geometrico, come se sotto la superficie della Terra esistesse, o fosse esistita, una rete globale. Forse costruita tra i 12.000 e i 15.000 anni fa, lo stesso periodo in cui molte culture parlano di un grande cataclisma, di un diluvio, di una distruzione planetaria. E se quei tunnel fossero stati costruiti come rifugi? E se rappresentassero l'ultimo frammento di una civiltà dimenticata? Un pianeta sotterraneo, costruito prima della nostra storia? E la domanda più importante non è chi li abbia costruiti, ma perché? Da cosa stavano scappando? Se questo viaggio ti ha affascinato, iscriviti al canale e attiva la campanella. Nei prossimi video esploreremo altri misteri che potrebbero cambiare tutto ciò che credi di sapere sulla nostra storia. Scrivi nei commenti quale tunnel ti ha colpito di più. Io sono Pov Storia Antica e ci vediamo nel prossimo mistero.